Ciao a tutti, qui è Sibilo che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. E ricordate, non importa chi sono, ma quello che dico. Il Napoli è fuori dalla Champions. Il campione in carica d'Italia arrivano trentesimi e ripeto, trentesimi su 36 squadre totali e falliscono miseramente il percorso Champions. Una vergogna assoluta che dobbiamo assolutamente raccontare, sia per dover di cronaca, ma anche perché ho ancora il dente avvelenato dall'anno scorso nei confronti di una squadraccia, che invece di ringraziare il fatto che l'Inter fosse arrivato in fondo alla competizione più difficile al mondo e che di conseguenza avesse perso punti in campionato, ha portato avanti tramite il suo allenatore, il suo presidente, la squadra e infine i tifosi la narrazione del «abbiamo fatto qualcosa di miracoloso». E non si sono fermati lì. È pessato mediaticamente il concetto del fallimento Inter per una finale di Champions persa contro una squadra costruita con più di 1 miliardo di euro, nonostante quest'ultima, ad un mese dalla conclusione della stagione, fosse falcidiata da infortuni, giocasse ogni 36 ore circa praticamente e mandasse in campo giocatori attualmente spariti dal panorama calcistico mondiale. Il loro allenatore in conferenza stampa diceva che la Champions fosse un torneo più facile, dove ti poteva girare bene, alludendo alle assenze di Bayern e Barcellona, proprio contro l'Inter, senza alcun rispetto dei meriti altrui, e dicendo che il campionato fosse qualcosa di più serio e difficile. Già, il Bayern o il Real Madrid o il PSG spendono miliardi per vincere il campionato, non la Champions. Quella è secondaria. Ma per favore. Che il Napoli abbia fatto qualcosa di storico, in ogni caso vincendo lo scudetto, è innegabile. Parliamo dopo tutto di una bacheca che ne conta ben 4. Però ciò che non riesco a capire è come mai quest'anno che hai fatto solo la metà del percorso fatto dal tuo competitor principale dell'anno scorso, stai facendo schifo in campionato, in Champions sei peggiore del Pafos e Karabag e hai 200 infortuni. Sì, perché gli infortuni, almeno quelli capitati al Napoli, non sono la risposta alla mia domanda, sono parte del problema. Gestione ridicola da principianti della rosa, improntata praticamente sui meccanismi e metodologie juventine del 2012. Parliamo di più di 20 anni fa. Quest'anno il Napoli doveva fare un mercato diverso, comprare giocatori diversi, invece si è fidato totalmente del suo condottiero, che sperava di cavarsela anche quest'anno con un format Champions diverso, sempre con gli stessi metodi, gli stessi trucchetti del noi contro tutti di 20 anni fa. Hai anche stancato. E non hai stancato solo i tifosi avversari. Sono antipatico perché vinco. No, stai cominciando a stancare anche i tuoi stessi tifosi. In 2 anni, ditevi almeno 5-6 gare disputate da grande squadra da parte del Napoli di Conte, con un bel gioco e dominando in casa d'altri. Io non ne ricordo. Invece ne ricordo tante dei falliti interisti. Sì, molte più di 5-6. Vi rendete conto che in 8 partite il Napoli ha collezionato 8 punti? 8 miseri punti per i campioni d'Italia. Persino la Juve, con tutti i suoi problemi e il suo non gioco, ha fatto meglio. Questo cosa vuol dire? Che c'è una squadra che è fossilizzata sulle idee fossili del suo allenatore, che riesce a convincere anche parte della tifoseria e dei media, incredibilmente direi. Lamentarsi prima, dopo e durante una partita di Champions, dove ti vede tutta Europa. Ma ti rendete conto? Prima della gara parla di Estevao preso a 60 rosicando sul Chelsea, che lo ha scaricato appena possibile in passato dicendo «siamo bravi tutti così». Ma se tu hai speso 50 milioni per Højlund, chi lo ha fatto comprare? Luca a 35 milioni. All'Inter hai fatto comprare quel morto di Lazzaro, e non è un gioco di parole con la parabola di Gesù, un giocatore che non è nemmeno del livello del Torino, facendoci spendere più di 20 milioni. Quindi no, ci vuole capacità anche nello scegliere i giocatori. Non dice mai bravi agli altri, sempre sottotto io. Quando si ritireranno Lukaku e Kanté avremo cancellato metà della sua lista della spesa sul mercato. Bisogna aggiornarsi, bisogna essere umili e accettare tutto, anche la sconfitta. Per questo Christian Chievo lo manda ai matti. Prima di scegliere di nuovo il Napoli in estate, Conte ha sbagliato a fare i suoi calcoli. Era convinto che con tutti i soldi messi a disposizione da De Laurentiis e un Inter in mano ad un allenatore impreparato, avrebbe vinto facilmente. Non è riuscito a gestire bene nemmeno un campione come De Bruyne, né fisicamente e né tatticamente. Ad oggi io non posso accettare di parlare di infortuni come una risposta al problema. Ha avuto tutto, un calciomercato di alto livello, non come le big europee, ma sicuramente poco sotto loro, ed è dietro a mangiare la polvere rispetto ad una squadra che da anni spende zero sul mercato, o quasi.
da cui poi è andato via proprio per questo motivo, cioè che non comprasse calciatori. Quindi non ci venisse a propinare adesso la cazzata della storia, del monte ingaggi e costo della rosa, senza poi rendersi conto che il Napoli è primo anche lì. Puoi essere sfortunato una volta, due, ma quando nel tuo curriculum allenatore alla voce Champions c'è scritto figure barbine ovunque sei stato, allora è un problema. Qui nessuno ti ha chiesto di vincere la Champions, né all'Inter e né al Napoli, ma se il tuo risultato è sempre quello di fare figure di merda, allora c'è un problema. Conte è un bravo allenatore sotto molti punti di vista, ma ha anche molte lacune e quando gliele fai notare scarica il problema sulle persone più vicine a lui oppure inventa chissà quali complotti. Ad oggi è fallimento Napoli e non sarà certo l'entrata in Champions ad evitare questa etichetta, che poi se devi entrare in Champions e fare figure del genere, che ci vai a fare? Quei pochi soldi guadagnati li fai spendere per il Lucca della situazione, rompi tutti i calciatori, meglio che si sta a casa, no? Oppure che inventassero un campionato senza accesso diretto alle coppe per i vincitori. Santo Dio, campionato men deve giocare con le sue regole, oh! Le stesse regole che ignora convincendo milioni di napoletani che contro il Verona si è avuto un torto arbitrale, quando le regole sono chiarissime e l'arbitro è stato promosso a pieni voti, non avendo fatto altro che applicare il regolamento. Oppure le stesse regole che lo portano ad essere cacciato ed espulso contro l'Inter per un rigore sacrosanto. Ma pensi che la gente abbia l'anello al naso? Quella scenetta ha fatto unire la tua squadra, ma cosa ha comportato questo? Che la tua squadra non perde, fa anche un'ottima partita nel complesso, ma il tuo miglior giocatore a fine gare, invece di parlare della gara, parla esattamente come te, citando gli infortuni. Mai vista una roba del genere. Dov'è la crescita? Cosa lascerai quando andrai via da Napoli, se non ho un brutto ricordo di te? Raggiungere lo scudetto non è il tuo pass per poter dire qualsiasi cosa. Il Napoli aveva una storia prima di Conte e ne avrà una dopo. E sono sicuro che De Laurentiis troverà un degno sostituto che farà uscire la società da questa spirale di polemiche e negatività. Faccio già un nome. José María Callejon. Adesso se permettete il Pedro Pe lo canto io. João Pedro Pe.